Ciao! Sapevate che collegare un LED direttamente a una batteria può bruciarlo in meno di un secondo? Oggi vediamo come evitarlo grazie a un componente fondamentale dell'elettronica, la resistenza. Questa è una breadboard, uno strumento usato per creare prototipi di circuiti elettrici. Tramite questi buchi possiamo inserire pin e cavetti jumper per collegarli secondo questo schema. Inseriamo sulla breadboard questo modulo di alimentazione. Questo modulo può prendere energia da questa porta USB o, come in questo caso, da una batteria da 9V e trasmette in uscita tramite questi canali della breadboard 5V. Tramite questo pulsante possiamo accendere e spegnere il modulo, per adesso lo teniamo spento. Adesso è il momento dei due componenti principali di questo video. Qui abbiamo un LED di colore rosso da 5 mm e lo posizioniamo qui. Adesso se colleghiamo il LED direttamente a questi due pin, rischieremo di bruciare il LED e danneggiare il modulo di alimentazione. Questo succede perché 5V sono troppi per quello che un diodo di tipo LED può sopportare. Normalmente per accendersi sono necessari tra gli 1,8 e i 3V, a seconda del colore. In questo caso con un LED rosso ci serviranno 2V. Per questo motivo dovremo abbassare il valore dei 5V in ingresso, ed è qui che entra in gioco la nostra amica resistenza. Il suo compito è quello di bloccare parte della corrente elettrica in ingresso, trasformando quella in eccesso in calore e lasciando uscire solo quella che ci serve. Immaginiamo la corrente elettrica come dell'acqua che scorre attraverso un tubo. La resistenza agisce come una sorta di restringimento del tubo, facendone scorrere di meno. Ma non tutte le resistenze sono uguali, ognuna ha un valore specifico diverso per far passare più o meno corrente. Ogni resistenza ha 4 o 5 bande colorate che indicano la loro capacità in ohm. Ecco uno schema che mostra come interpretare i colori. Ma come facciamo nel sapere qual è la resistenza giusta per il nostro circuito? Per questo motivo useremo la legge di Ohm. No, non questo Ohm. Georg Simon Alfred Ohm. E questa è la formula scoperta da lui per calcolare la resistenza. Cioè, per avere il valore di una resistenza dovremmo dividere volt per ampere. Tuttavia dobbiamo fare altri due calcoli preliminari prima di applicare questa formula. Per ottenere il valore dei volt calcoliamo la differenza tra la tensione dell'alimentazione e la tensione del LED. Possiamo ottenere i valori del LED direttamente dalla scheda tecnica del prodotto specifico. Quindi 5 meno 2 e otteniamo 3, cioè volt in eccesso da dissipare in calore. Questo valore dovremmo dividerlo per gli ampere. Per un LED sono 20 mA. Come facciamo ad avere gli ampere? È semplice, convertiamo il valore facendo 20 diviso 1000 e otteniamo 0,02. A questo punto ci basta applicare la formula che abbiamo visto prima, cioè dividere 3 per 0,02 e otteniamo 150 ohm. Ora che abbiamo il valore della resistenza, scegliamo quella corrispondente e la posizioniamo come una sorta di ponte tra il pin di uscita dell'alimentatore e il pin del LED con la gambetta più lunga. Anche se è indifferente il verso con cui posizioniamo la resistenza, non lo è invece quella del LED che, essendo un diodo, lascerà scorrere la corrente solo in una direzione. Quindi per chiudere del tutto il circuito posizioniamo questi due jumper, uno tra l'uscita di 5V e la resistenza e l'altro tra la gambetta corta del LED e il pin GND dell'alimentatore. Adesso premiamo il power e voilà! Ma non è finita qui. Se sostituiamo la resistenza con una magari da 300 ohm, l'intensità luminosa del LED sarà dimezzata. È buona norma sostituire i componenti ad alimentatore spento per evitare imprevisti o cortocircuiti che potrebbero danneggiarli. In questo modo possiamo stabilire quanto un LED debba essere luminoso. Per oggi è tutto. Spero come sempre che abbiate trovato utile questo video. Se volete rimanere aggiornati vi invito ad iscrivervi a questo canale dove potete trovare altre rubriche attinenti al mondo dell'informatica. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.